Ciao a tutti e benvenuti. Oggi vi portiamo con noi, al ristorante. Siamo davanti a un ristorante molto carino, pieno di luci, profumi e fame. E tu? Hai fame? Dimmelo nei commenti, così capiamo se sei pronto a mangiare con noi. Ciao ragazzi, io sono affamatissimo. Guarda Marta, c'è già un cameriere che ci saluta. Andiamo? Entriamo? Andiamo. Buonasera. Buonasera è una parola importantissima in Italia quando entri in un ristorante. Significa good evening, ma è usatissima anche se non è ancora tardi. Buonasera. Avete una prenotazione? No, non abbiamo prenotato. Va bene lo stesso? Certo. Nessun problema. Seguitemi, vi accompagno al tavolo. Vedete? Seguitemi significa follow me. È una frase che sentirete spesso nei ristoranti italiani. Ecco qui il vostro tavolo. Vi va bene questo? Perfetto, grazie mille. Grazie. Che carino questo posto. È accogliente, semplice, e ha quel profumo di cucina italiana che ti fa venire fame subito. Sì, e c'è una luce morbida, bella. Ehi Marta, guarda, c'è già il menù sul tavolo. Ottimo. Ragazzi, menù si dice proprio menù in italiano. Facile, no? E adesso arriva la parte più difficile. Decidere cosa mangiare. Perché vogliamo tutto. Eh sì, io quando vado al ristorante mi confondo sempre. Pasta, pizza, carne, pesce. Tu cosa prendi, Marta? Non lo so, magari qualcosa di leggero. Oppure qualcosa di super buono e basta. Tu che fai? Cosa prenderesti tu che stai ascoltando? Scrivilo nei commenti, siamo curiosi. Ecco a voi dell'acqua. Naturale o frizzante? Naturale, grazie. Io invece frizzante. Grazie. Perfetto. Vi lascio qualche minuto per guardare il menù. Torno presto. Grazie. Ok, Marta, abbiamo qualche minuto. Guarda qui, antipasti, primi, secondi, contorni, dolci. Per chi impara l'italiano, queste parole sono fondamentali. Esatto. Come queste parole. Antipasto. Primo. Secondo. Contorno. Dolce. Facilissimo, vero? Io voglio un antipasto. Sono troppo curioso. Magari qualcosa con la mozzarella o con la bruschetta. Bruschetta. Ottima scelta. Ok, dai, pensiamoci un attimo. Poi chiamiamo il cameriere. Allora Marta, io penso di aver deciso l'antipasto. Credo che prenderò la bruschetta. Mi ispira troppo. Mi ispira significa che qualcosa attira, piace, sembra buono. Sì, è una frase molto utile. Io invece sto guardando questa mozzarella. Dice, mozzarella di bufala. Buonissima, delicata. Poi non è troppo pesante. Così posso ancora mangiare tutto il resto. Ah, quindi vuoi fare la furba? Antipasto leggero per mangiare di più dopo? Esatto. Non dirlo a nessuno però. Comunque guarda, i primi qui sembrano incredibili. C'è la carbonara, c'è il risotto ai funghi, poi gnocchi al pesto. Come faccio a scegliere? Questo è un classico problema italiano. Troppa scelta. Ma è un problema bello, dai. Comunque, io quasi quasi prenderei la carbonara. Sai che è un piatto semplice ma difficile da fare bene? Sì, perché molti mettono la panna. Errore gravissimo. Bravissimo! La carbonara originale italiana si fa solo con uova, pecorino, guanciale e pepe. Fine! Ragazzi, prendete appunti. Che poi negli altri paesi la fanno in modi creativi, diciamo così. Molto creativi. A proposito, se chi ci ascolta vuole, possiamo fare un episodio speciale solo sulla cucina italiana. Che ne pensi, Marta? Io direi assolutamente sì. E voi che ascoltate, diteci nei commenti, qual è il vostro piatto italiano preferito? Siamo super curiosi, davvero. Eccomi. Avete deciso. Sì. Per me una bruschetta come antipasto, grazie. E per me la mozzarella di bufala. Grazie. Perfetto. E per i primi? Avete già scelto o volete un altro minuto? Io, penso, gli gnocchi al pesto. Io prendo la carbonara. Grazie. Ottime scelte. Arrivo subito con gli antipasti. Ok, ordine fatto. Adesso possiamo rilassarci un po'.
Sai, mi piace l'atmosfera di questo ristorante. È tranquilla, senza troppo rumore. Sì, è vero. È il tipo di posto dove puoi parlare senza urlare. E poi guarda la gente intorno, famiglie, coppie, amici, tutti tranquilli e felici. Mi mette di buon umore. Anche a me. E adesso non vedo l'ora che arrivino gli antipasti. Sento già il profumo dalla cucina. Anch'io. E questo è uno dei miei momenti preferiti al ristorante. L'attesa. Perché è piena di immaginazione. Ti immagini i sapori, i profumi. E poi arriva il piatto vero. E speri di non rimanere deluso. Esatto. Ok, dai, vediamo come va. Sta arrivando qualcuno. Forse il cameriere? Ecco a voi gli antipasti. Una bruschetta per lei e una mozzarella di bufala per lei. Buon appetito. Grazie mille. Grazie. Ok, iniziamo. Wow. Marta, questa bruschetta è incredibile. Il pane è croccante, il pomodoro è fresco e c'è anche un po' di basilico. Perfetta. Guarda questa mozzarella. Sembra burro da quanto è morbida. Aspetta che assaggio. Wow. Delicata, leggermente fresca. Proprio come deve essere. Sai cosa mi piace dei ristoranti italiani? Che gli antipasti ti preparano al resto del pasto senza riempirti troppo. Senti che inizi a rilassarti, entri nel ritmo. Vero. E a proposito di ritmo, sai che mangiare fuori mi fa sempre pensare ai viaggi? Ah, sì? Tipo quali viaggi? Tipo quelle serate in cui sei in un paese nuovo e ti siedi nel primo ristorante che trovi. Non capisci bene il menù, ma ti fidi. E poi scopri sapori nuovi. È un po' come un'avventura tranquilla. Che bella definizione! Avventura tranquilla. Ragazzi, scrivetela da qualche parte. È una frase bellissima da usare quando parlate di cibo o viaggi. Sì, eh? Comunque, tornando a noi, tu viaggi spesso? Negli ultimi anni poco, ma prima sì. C'è una cosa che adoro dei viaggi, vedere come le persone mangiano. È un modo per capire davvero la cultura di un posto. Sono d'accordissimo. Per esempio, in Italia il cibo è un momento di connessione. Non è solo nutrirsi. È parlare, ridere, rallentare. Sì, basta pensare alla domenica a pranzo, una maratona di cibo e chiacchiere. Esatto. E secondo me chi ci ascolta dovrebbe provare, almeno una volta, un vero pranzo italiano domenicale. È una lezione di cultura e di pazienza. Oh, guarda! Vedo il cameriere che porta i primi a un altro tavolo. Che buon profumo! Sì, mi sta venendo fame di nuovo anche se sto ancora mangiando. Comunque, torniamo un attimo alla lingua. La parola che hai usato prima, croccante, è molto utile per descrivere il cibo. Significa che qualcosa è duro fuori e morbido dentro, come il pane tostato. Giusto, ottima spiegazione. E invece delicato, che hai detto tu, significa un sapore leggero, non troppo forte. Esatto. Così chi ci ascolta può già imparare 2 aggettivi perfetti per parlare di cibo. Ehi, Marta, ma tu sei velocissima con la mozzarella. È già quasi finita. Quando qualcosa è buono non so resistere. Ma non preoccuparti. Ho lasciato un pezzettino se vuoi assaggiare. Davvero? Allora accetto, grazie. Vediamo. Ok, è ufficiale. Devo vivere in un posto dove vendono mozzarella così. Allora devi trasferirti nel sud Italia. Lì è la normalità. Ci penserò seriamente. Scusi, i primi stanno arrivando? Sì, tra poco. Stanno impiattando. Perfetto, grazie. Ok, ci siamo quasi. Antipasti finiti. Adesso ci prepariamo al piatto forte. Sì, e poi voglio dirti una cosa sulla carbonara. Ma te la dico quando arriva. Ecco a voi, una carbonara e una lasagna. Buon appetito. Grazie mille. Grazie. Ok, guarda questa carbonara. La pasta è bella cremosa, non troppo liquida, e si vede che il guanciale è croccante al punto giusto. Questo è un buon segno. E guarda la mia lasagna. Gli strati sono perfetti. Non sono né troppo umidi né troppo secchi. E il profumo, mamma mia, si sente il ragù anche da qui. Allora assaggiamo. Vai. Ok, devo dirlo, questa carbonara è fatta come si deve. Crema morbida, sapore intenso e soprattutto niente panna. Ragazzi, ricordatevelo, nella vera carbonara non c'è panna. Assolutamente sì.
E la mia lasagna. Wow! Il ragù è cotto lentamente. Sai quando senti quel sapore profondo, che viene da ore di cottura? Ecco, così. È vero, la lasagna buona ha quel sapore calmo, come se ti dicesse: tranquillo, ho tutto il tempo del mondo. Che poetico oggi, Luca. Comunque, ti volevo dire quella cosa sulla carbonara. Ah sì, dimmi. Sai che molti stranieri dicono: è facile, basta mettere uova, pancetta e parmigiano. E poi la fanno scrambled. Sì, diventa una frittata triste. Esatto. La parola importante qui è mantecatura. Significa il modo in cui mescoli la pasta con il condimento per renderla cremosa, senza cuocere troppo l'uovo. Bravo ripasso. Ragazzi, segnatevelo, mantecatura è un termine un po' avanzato, ma utilissimo. Lo usiamo quando parliamo di pasta, risotti, salse. È il segreto per fare un piatto perfetto. E Luca, tu che piatti sai cucinare? Allora, io faccio una buona pasta al pomodoro, che sembra semplice, ma non lo è. Vero. La pasta al pomodoro fatta bene è un'arte. Poi me la cavo con il risotto. Ma devo essere onesto, non so fare dolci. Zero totale. Non sei l'unico. Io invece adoro fare dolci, ma solo quelli facili. Crostate, biscotti, plum cake. Quando si parla di cose troppo complicate mi perdo. Beh, allora facciamo così. Tu fai il dolce, io faccio il primo. Così siamo una squadra perfetta. Mi piace. E voi che ci ascoltate? Sapete cucinare qualcosa di italiano? Scrivetelo, che sono curiosa. Sì, fatelo. A me piace sempre leggere cosa sapete preparare, e magari rubo idee per la cena. Ah, sì. Luca ha sempre fame. È vero. Parlando di fame, sto finendo la carbonara troppo in fretta. Devo rallentare. Io invece devo smettere di mangiare la crosticina della lasagna. È la mia parte preferita. Capisco, è irresistibile. A proposito, sai qual è la cosa più bella dei ristoranti italiani? Quale? Che ogni ristorante ha una storia. Magari è un locale di famiglia, aperto da generazioni. Oppure un posto nuovo creato da giovani pieni di idee. Ogni cucina racconta qualcosa. È vero. E questa è una delle cose che chi impara l'italiano dovrebbe vivere. Il cibo come cultura, non solo come piatto. Bene, direi che i nostri primi stanno per finire. E poi arriva il momento che io aspetto sempre. Il dolce. E il caffè. Non può mancare. Ecco i secondi piatti, una tagliata di manzo e un filetto di pesce. Buon appetito! Wow, guarda questa tagliata, è cotta alla perfezione. Ragazzi, tagliata significa sliced beef, carne tagliata a fette sottili, spesso servita con rucola e pomodorini. E il mio filetto di pesce. Sembra freschissimo. Profumo di mare. Ragazzi, freschissimo vuol dire super fresh, molto fresco, appena pescato. Sai cosa adoro dei secondi piatti italiani? Che non servono troppe cose insieme. Un buon piatto, ingredienti semplici, cucinati bene, e sei felice. Esatto. E poi ci permette di chiacchierare mentre mangiamo. Sai, io penso che i pasti siano un momento di socialità, di risate, di relax. Sì, tipo adesso. Guarda qui, stiamo parlando di cibo, ma anche di viaggi, di cucina, di vita. Tutto nello stesso momento. Esatto. E sapete una cosa divertente? Quando ero piccola pensavo che mangiare pesce significasse avere l'acqua sempre vicino. Immaginavo di dover mangiare vicino al mare. Che idea simpatica! Io invece da piccolo pensavo che la pasta crescesse sugli alberi. Sì, proprio come le mele. Incredibile! Ragazzi, questi sono ricordi bellissimi. E parlando di loro, impariamo anche a usare frasi semplici per raccontare storie. Giusto! E parlando di parole utili. Filetto, manzo, rucola. Pomodorini. Basta un paio di parole e puoi descrivere il piatto perfettamente. Sì, e anche cottura è importante. Tipo al sangue, media, ben cotta. Sono parole utilissime per ordinare la carne come vuoi tu. Ah, e questo è uno dei momenti migliori del ristorante. Assaggiare e descrivere. Impari il cibo e impari anche la lingua. Sì, e parlando di lingua, voi che ci ascoltate, provate a descrivere il vostro piatto preferito in italiano. È un ottimo esercizio. Esatto. E se vi piace il video,
ricordate di lasciare un like o iscrivervi al canale. Ma solo se volete davvero continuare a imparare con noi. Perfetto. E adesso, finiamo i nostri secondi, perché dopo arriva la parte più dolce, il dessert. Ah sì, non vedo l'ora. Ma vi confesso una cosa, io amo anche il caffè più del dessert. Ehi, siamo al ristorante italiano. Il caffè è sacro. Vero? Ma prima godiamoci questi piatti. E ragazzi, ricordate, godersi il cibo significa anche parlare, chiacchierare e divertirsi. Esatto. Allora Luca, prendi un altro boccone e raccontami cosa pensi del tuo secondo. Ok, la carne è morbida, saporita, perfetta. Ragazzi, imparare parole come morbida, saporita, perfetta vi aiuta a descrivere qualsiasi cibo in italiano. Allora, Marta, hai visto com'è gentile questo cameriere? Ogni volta che passa ci chiede se va tutto bene. Mi piace quando nei ristoranti c'è questa attenzione. Ti senti coccolato, come si dice in Italia, coccolato, cioè trattato con cura, come qualcuno che si vuole far stare bene. È vero. E poi guarda come presenta i piatti. Sembra quasi un narratore. Ah, eccolo che torna. Signori, tutto ancora di vostro gradimento? Se volete, posso suggerirvi un contorno. Abbiamo delle verdure grigliate molto leggere, oppure delle patate arrosto croccanti. Molti clienti le adorano. Le patate arrosto suonano benissimo. Tu che dici, Marta? Io direi di sì. Anzi, facciamo così. Una porzione da condividere, così non esageriamo. Perfetto, arrivo subito con le patate arrosto. E intanto, complimenti. Siete una coppia molto simpatica. Ecco, adesso penseranno che siamo una coppia. Succede sempre quando vai al ristorante con un amico. Eh sì, ma non importa. Almeno sembriamo due persone eleganti, raffinate. O magari solo due che mangiano troppo, chissà. Parlando di cose serie, hai notato come in Italia il cameriere spesso dà consigli personali? È una cosa tipica, e secondo me è utile per chi vuole imparare l'italiano. Puoi ascoltare espressioni come: è molto richiesto. Ve lo consiglio. È leggero. È saporito. Piace molto ai clienti. Sono frasi che migliorano tantissimo la comprensione. Vero. E a proposito, piccolo momento per voi che state ascoltando. Scrivetemi nei commenti, qual è il vostro piatto italiano preferito? Sono curioso di vedere cosa rispondete. E ovviamente, se vi piace questo tipo di dialoghi, lasciate un like, ci aiuta tantissimo. Ok, torniamo a noi. Stavo pensando, dopo le patate, magari prendiamo anche un dolce. Io non so dire di no al dessert. Nemmeno io. Però prima vediamo come sono queste patate arrosto. Se sono davvero croccanti fuori e morbide dentro, come dicono tutti, allora potrei anche emozionarmi. In ogni caso, questa cena sta diventando più simpatica del previsto. E soprattutto, molto italiana. Ecco a voi le patate arrosto, appena fatte. Croccanti fuori e morbide dentro. Se avete bisogno di altro, sono qui. Wow, sono ancora meglio di quanto pensassi. Provale subito, Marta. Buonissime assolutamente. Comunque, mentre mangio queste, sto già pensando al dessert. Io non posso uscire da un ristorante senza dolce. È impossibile. E infatti lo sapevo. Dimmi, cosa hai visto nel menù che ti ispira? Allora, c'è il tiramisù, la panna cotta, il tortino al cioccolato, e poi una torta della casa che cambia ogni giorno. La torta del giorno è sempre un rischio. Potrebbe essere fantastica, oppure una delusione totale. Ma no, dai. Secondo me è buona. E poi senti che profumo arriva dalla cucina. Devono star preparando qualcosa con il cioccolato. Lo sento. Marta, tu senti il cioccolato anche a 5 chilometri di distanza. E ne vado fiera. Comunque tu cosa prendi? Io sono tentato dalla panna cotta. È semplice, fresca e non troppo pesante. Vero. Io invece voglio qualcosa di più. Wow. Il tortino al cioccolato con cuore caldo mi chiama. Allora facciamo così. Io prendo la panna cotta, tu il tortino. E poi assaggiamo entrambi, come sempre. Perfetto. Condivisione totale. È il bello di mangiare insieme. A proposito, ragazzi voi che ascoltate, qual è il vostro dessert italiano preferito? Scrivetelo nei commenti, sono curioso. Sì, voglio vedere se siete team cioccolato o team crema. Ok, Marta.
Appena il cameriere torna, ordiniamo tutto. Perfetto. Intanto continuiamo le nostre patate, prima che le mangi tutte io. Eccomi di nuovo. Avete deciso per il dessert? Sì, per me il tortino al cioccolato con cuore caldo. E per me una panna cotta, grazie. Perfetto, arrivo subito. Sai cosa mi piace del ristorante? Che quando arriva il momento del dolce, è come una piccola pausa felice. Un momento tutto per te. Sì, è un po' come dire al cervello. Ok, rilassati, il difficile è passato. E poi per me il dessert è un rituale. Non importa quanto hai mangiato, c'è sempre uno spazio segreto nello stomaco riservato ai dolci. Il famoso stomaco del dolce. Sono convinto che esista davvero, scientificamente parlando. Ah sì? E qual è la tua teoria scientifica? Semplice, quando mangi il primo e il secondo piatto, il tuo cervello dice: ok, sono sazio. Ma quando vede un dolce pensa: ah, beh, è un'altra cosa. Devo assaggiarlo. Quindi la tua scienza si basa sulle emozioni. Esattamente. Sono un ricercatore dell'anima culinaria. Che poeta che sei! Comunque, mentre aspettiamo i dolci, ti dico una cosa. Mi piace parlare al ristorante. C'è quell'atmosfera da serata tranquilla. Le luci sono morbide, le persone chiacchierano piano, i piatti che arrivano, i profumi. Sì, è come se il tempo rallentasse un po'. E poi osservare le altre persone è divertente. Ognuno ha una sua storia. Esatto. Guarda quel tavolo là, in fondo. Secondo me sono al primo appuntamento. Lei ha l'aria un po' emozionata. E lui sta facendo finta di sapere tutto sui vini. Classico. Ogni primo appuntamento ha un esperto di vini che in realtà non capisce nulla. E lei annuisce, tipo, sì, certo, aromi fruttati. Ma secondo me pensa solo: ti prego, non fare cadere il bicchiere. Se chi ci ascolta è al primo appuntamento, ragazzi, coraggio, relax, godetevi la serata. E ricordatevi, non serve sapere tutto sui vini. Esatto. Essere naturali vince sempre. A proposito, i dolci stanno arrivando. Sì, eccoli. Ecco a voi, tortino al cioccolato per la signora, panna cotta per il signore. Buon appetito. Grazie mille, sembra tutto buonissimo. Sì, davvero invitante. Luca, questo tortino è incredibile. È morbido fuori e super cremoso dentro. Perfetto. La mia panna cotta invece è delicata, dolce al punto giusto. La vaniglia si sente proprio bene. Vuoi assaggiare? Certo. E tu assaggia un po' del mio. Condividere i dolci è sempre una cosa bella. Sì, fa parte dell'esperienza. E poi così proviamo 2 dessert invece di uno. Furbo, eh? Comunque, mi piace questa serata. È semplice, tranquilla. E parlare mentre mangiamo rende tutto più piacevole. Sono d'accordo. E spero che anche chi ci ascolta stia vivendo un po' questa atmosfera con noi. Anzi, se vi piace questo tipo di conversazione naturale e rilassata, lasciateci un commento. È bello sapere come vivete il ristorante nei vostri paesi. Esatto. Per esempio, qual è il vostro dolce preferito quando uscite a cena? Sono curiosa. Magari trovo anche ispirazione per la prossima volta. E se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale Italian Podcast. Così non vi perdete i prossimi episodi. Stiamo preparando tante nuove situazioni di vita reale. Sì, situazioni utili e vere. Supermercato, farmacia, ufficio postale, viaggi. Insomma, tutto quello che serve per capire e parlare l'italiano in modo naturale. Intanto, finiamo i nostri dolci. Poi chiediamo il conto e facciamo 2 passi digestivi. Perfetto. E grazie davvero a chi ha ascoltato fino alla fine. Spero che questa conversazione al ristorante vi sia piaciuta e vi abbia aiutato ad imparare nuove parole e frasi utili. Alla prossima puntata. E buon appetito a tutti! Ciao a tutti!